Ragazzi, torniamo su Bitcoin. Allora, ci eravamo lasciati l'ultimo giorno con queste aree di supporto e resistenza. Qui mi ero messo degli ordini limit, ma non me li ha presi perché ha rimbalzato leggermente sopra. Quindi la situazione è questa qui. Siamo sempre all'interno del canale discendente. Come notate, i volumi sì, non sono proprio altissimi. Poi se vediamo qui, adesso come supporto non c'è nulla in quest'area, non c'è praticamente niente. Quindi se dovessimo scendere, a meno che si aggiungano degli ordini all'ultimo momento, ma potremmo comunque rivedere queste zone qui. Ci sono anche ordini in vendita, non sono tantissimi, però ecco, sono in queste aree qui, sui 63,5 fino ai 64,5 circa, che infatti è proprio questa zona qua, dove c'è questo rettangolo viola. Passiamo invece ad Ethereum. Ethereum è entrato nell'area in cui mi ero messo degli ordini limite di acquisto, infatti me l'ha presi. Adesso ha rimbalzato e potremmo anche ritornare in queste zone qui in alto, più o meno, diciamo più o meno fino a qui. Qui comunque c'è stata una forte resistenza e è probabile che ci sia anche se ci ritorniamo a breve. Poi passando invece a Solana ha rimbalzato un po' sopra lo 0,5, infatti anche qui non mi ha dato nessun trigger perché io avevo ordini qui sotto e ha continuato a salire, però ricordiamoci che qui c'è sempre la resistenza, insomma, e anche qui sopra si è creata anche un pochino più in basso, qui in quest'area qui. Infatti magari questo, vabbè, lo lasciamo questo rettangolo senza che ne mettiamo troppi, però comunque giusto per ricordarci che anche qui c'è una bella resistenza. Infatti vedete qui dove le candele comunque hanno respinto il prezzo in giù. Comunque siamo su un time frame a 4 ore, quindi non è proprio super, non è né velocissimo né troppo breve. E quindi niente, Solana rimane così. Io non entro long in questi livelli, come avrete capito. Comunque ho questi altri livelli più in basso. Passiamo invece a FET, anche qui io ho ordini qui in questa zona, non me l'ha presi per veramente pochissimo, perché ce l'avevo più o meno qua sotto a 2,9, 2,10 e ha rimbalzato anche parecchio perché siamo su un 9% e mezzo, non è niente male. Quindi anche questo, ahimè, è un trade perso, un trade mancato, però poco importa, tanto comunque ragazzi le occasioni ci sono non tutti i giorni, ma quasi, quindi aspettiamo. Nier invece, adesso sto guardando sempre quelle che ho guardato anche nei precedenti video. Nier qui mi ha preso il limite, l'ordine limite in acquisto, long, e ha fatto una bella salita. Comunque siamo a un 10% e mezzo, però adesso ci siamo avvicinati, anzi ha appena sfiorato l'area di resistenza. Infatti io aggiusterò lo stop loss, anzi in realtà già l'ho spostato più in alto, adesso lo sposterò più qua sotto, diciamo, in questa zona qui più o meno, così nel caso dovesse riscendere e perdere questi livelli comunque mi porto a casa un profitto. Parlando invece di, vediamo un po' qualcosa che non abbiamo visto. Render non l'abbiamo ancora, cioè non l'ho ancora trattato nei video. Render, io mi aspetto che in questa zona qui sopra il prezzo riscenda su questi due livelli. Mi aspetto che riscenda e se poi dovesse darmi una bella candelona rossa, comunque negativa, valuterò lo short. No,
Lo short no, perché comunque sia, come vi ho detto, il trend è molto positivo. Cioè io ho messo queste zone giusto per vedere dove potrebbe fermarsi l'eventuale salita. Però poi nel caso in cui magari arriviamo qui, io traccerò un Fibonacci e aspetterò che ritracci un pochino sempre verso questi livelli qui sotto. Ok, volevo farvi vedere due notizie. Allora, una che comunque stanno a quanto pare arrivando le stablecoin sulla blockchain di Bitcoin. E insomma, questa Elizabeth Stark ha illustrato delle basi della Bitcoin Lightning Network al Crypto Summit, che è comunque un evento, credo in America. E niente, ha detto che piano piano aggiungeranno le stablecoin e anche altri asset alla blockchain di Bitcoin. Però no, non proprio la blockchain di Bitcoin, ma al layer 2, cioè Lightning Network. Questo comunque permetterà degli scambi con fee, con commissioni veramente molto basse rispetto ad altri, e potrà essere comunque un ottimo modo per ampliare questo settore. E niente ragazzi, questo era tutto anche per oggi, spero vi sia stato utile, ci vediamo in un prossimo video.